Che cos'è il mewing? È forse una delle prime cose che insegnerei in un futuro a mio figlio. Perché? Perché uno, lo migliorerebbe tantissimo e due, risparmierei un sacco di soldi di dentista. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, io sono Marco Delia e oggi vi voglio parlare del mewing, della jawline, del perché è importante avere e fare questa cosa qui. Quindi ho già fatto dei video a riguardo in inglese, mi avete chiesto però di farli anche in italiano e allora li sto facendo adesso in italiano per spiegarvi questa cosa. È una cosa molto importante in cui ho notato che nella community italiana non se ne parla molto e dato che ultimamente la mia strategia è quella di parlare un po' più in italiano anche nei video, ho detto dai, dedico qualche minuto a fare un video anche sul mewing. Allora, innanzitutto, perché una bella mascella definita? È molto maschile, è qualcosa di che noi associamo alla bellezza perché vediamo i modelli che sono molto magri o gente che si tiene in forma, in salute e quindi associamo una faccia geometrica e definita a qualcosa, insomma, di piacevole da guardare e anche in effetti più esteticamente carino nella mia opinione. Ed è anche sinonimo, è anche simbolo di qualcosa all'interno che funziona meglio. Io dico sempre che se qualcosa all'esterno è bello esteticamente, vuol dire che o si è mascherato tanto quello che si ha dentro con trucco o altre cose, se l'è mascherato tanto e quindi si appare belli in un modo o nell'altro, oppure perché dentro si è fatti bene, quindi con la dieta corretta, eccetera, eccetera, e quindi fuori appare anche in un modo esteticamente bello. Ed è quello che succede qui, nel momento in cui si ha una corretta, e il mewing è proprio questo, postura della lingua e postura della bocca mentre si ingerisce, mentre si mangia, eccetera, eccetera, automaticamente tutto va in equilibrio, tutto va in armonia. Infatti vi voglio spiegare un po' la mia storia, che cosa è successo. Io quando ero piccolo ho dovuto mettere l'apparecchio fisso per 4-5 anni perché avevo i denti completamente storti. Poi l'ho tolto verso i 13 anni, 14 e dopo quando sono arrivato a 18-19 anni avevo iniziato a lavorare nel mondo della moda e quindi volevo riperfezionare un po' i denti e quindi ho chiesto al mio dentista che cosa si potesse fare. Ho dovuto rimettere l'apparecchio fisso all'interno per un po' di tempo. Però c'è sempre stato un problema che non ero mai riuscito a risolvere col mio dentista ed era il fatto che questi denti qui davanti spingevano sempre un po' più in là. Ci siamo accorti che questo accadeva per colpa della mia postura della lingua. Mi hanno spiegato che, e ho fatto anche le mie ricerche, la maggior parte delle persone al mondo ha una postura della lingua scorretta, ovvero io, ad esempio, nel momento in cui ero a riposo, la lingua era più o meno nel posto corretto. Nel momento in cui mandavo giù, ingerivo, oppure sì, semplicemente deglutivo qualcosa, la lingua, invece di spingere nel posto giusto, che poi ve lo spiego, spingeva in avanti sui denti questi qua, e la lingua è uno dei muscoli più forti che abbiamo nel corpo e quando spinge tutti i giorni in continuazione questi denti per forza non erano mai andati a posto. Allora mi hanno detto guarda Marco, noi non possiamo andare avanti con la procedura finché non vai da un logopedista e ti fai mettere a posto questa postura della lingua, perché se no continuano a tornare lì. Io non avevo voglia di spendere altri centinaia di euro per un logopedista e quindi sono andato a casa, mi sono fatto le mie ricerche e ho scoperto il mewing circa 3 anni fa. Il mewing è semplicemente, non è questo trucco magico pazzesco, è semplicemente una qualsiasi cosa che un logopedista vi insegnerebbe quando andate lì. È la postura corretta della lingua. Questa postura corretta non solo migliora tutta la bocca perché dà modo di avere più spazio nella bocca e quindi i denti quando cresci hanno modo di avere lo spazio necessario per mettersi nel modo corretto, ma inoltre crea una certa forma armoniosa e geometrica in modo che la tua mascella e gli zigomi alto sia tutto geometricamente più bello, quindi la cosiddetta jawline. E inoltre anche le persone che vedete che hanno il gozzo qui, sì, è sempre dovuto anche alla massa grassa e alla postura di tutto il corpo, ma è anche dovuto alla postura della lingua, che se è sempre stata in modo scorretto per tutta la vita, diciamo che quella cosa peggiora. Inoltre mettere la lingua nella posizione corretta ti fa abituare e ti obbliga quasi ad avere anche quasi sempre la postura corretta del collo e della tua spina dorsale, quindi automaticamente tutto migliora. Quindi è una cosa che migliora denti, faccia, mascella, jawline, postura in generale, è qualcosa di pazzesco. Perché non ce l'hanno mai insegnato? Perché nessuno ce lo dice? Infatti io ve l'ho detto ragazzi, quando mio figlio nascerà, io gli dirò come prima cosa di mettere la lingua nel posto corretto, così si risparmiano secondo me un sacco di soldi di dentista. Secondo me, vedendo anche altre persone, tante persone che ne parlano e anche esperti,
Se si cresce con la postura corretta della lingua, i denti hanno spazio e modo, 80% delle volte, poi chi è geneticamente ha vari problemi, quella è un'altra cosa, hanno modo di mettersi nel posto corretto, non si cresce col gozzo, tutte queste cose qua. Anche le guance scavate date dagli zigomi alti e dalla mascella definita. Ho visto anche dunque che tanti modelli e tante persone iniziano a farlo per proprio migliorare, quindi io ho cercato di capire come si fa, per un mesetto e mezzo, 2, ci ho provato e cercavo ogni volta che mi vedevo nel modo scorretto, ne ero consapevole, mi rimettevo nel modo corretto, per un mesetto è stato difficile, dopo un po' è diventato automatico e adesso per me è automatico. Tant'è che dopo 2-3 mesi, 4, sono andato dal dentista per rimettere l'apparecchio in modo corretto, riposizionarlo insomma, e mi hanno detto wow, ma sei andato dal logopedista? Mi hanno fatto i complimenti perché da solo sono riuscito a migliorare questa cosa e i miei denti sono automaticamente subito tornati al loro posto, quindi non ho mai più avuto problemi di quel genere lì. Adesso io non ho retainer, non ho niente e i denti stanno in quel posto lì, anzi, anche avendo tolto l'apparecchio, giorno dopo giorno i denti continuano a migliorare e andare in posizione sempre più perfetta. Quindi ragazzi, è una cosa che dura nel tempo, non è qualcosa che in una settimana si migliora, è una cosa che dura negli anni per sempre, è una posizione che si impara a tenere per sempre a riposo e è una cosa che ti migliora negli anni perché è la posizione corretta in cui la lingua dovrebbe stare. Dunque, qual è questa posizione corretta? Allora, la lingua dovrebbe stare, immaginate questa è la lingua, questa è la testa, qua c'è il collo, questa è la lingua in fuori, qua c'è la bocca che parla così. La lingua dovrebbe stare sul palato sopra, questi sono i denti davanti, non deve toccarli ma qualche millimetro, e stare tutta sul palato sopra, palato, e anche qua essere completamente attaccata a tutta la parte sopra del palato, della bocca. Come fare per farlo? Immaginate, allora c'è un trucchetto. Sorridete forte con proprio un sorriso a bocca chiusa forte, così sorridete e cercate di mandare giù il più forte possibile portando anche il collo un po' indietro, tipo e automaticamente come se venisse risucchiata la lingua va proprio a essere tutta attaccata come una ventosa fino alla fine, quindi fino a qua la lingua, dovete sentirla tutta attaccata alla parte alta. Lo si nota anche qui, se vedete, questa parte qua, quando io tiro su, quindi è qualcosa che comunque si vede subito la differenza, ma che poi nel tempo forma la bocca, soprattutto con la deglutizione. Anche quando si deglutisce bisogna tenere la lingua in quella posizione così, e quando si deglutisce la lingua fa come un movimento a onda, tipo un movimento così a onda, però deve sempre essere tipo tac e spingere sulla parete in alto. Attenzione a non toccare i denti davanti, a 1 millimetro 2 prima di toccare i denti davanti, e anche quando si deglutisce, quindi deve rimanere lì. Un altro consiglio è quello di sorridere e di dire parole che finiscono con ng, tipo in inglese dice king, e si finisce sempre con qualcosa così. Comunque fate un po' di esercizio e vedete che questa cosa vi viene subito. All'inizio sembra strano, all'inizio si fa fatica e quindi sembra di dover sforzare la lingua di stare lì, in inglese lo chiamano hard mewing, e magari i primi giorni può anche starci, ma dopo un po' dovete pian piano allentare la tensione cercando di mantenere comunque la lingua a riposo lì in alto, come se la risucchiaste lì sopra. Fate un po' di esercizio e vedete che questa cosa dopo un po' vi viene automatica. Quando diventerà automatica tenerla a riposo, senza fare fatica, lì in alto, sopra, come se fosse risucchiata, in ogni momento in cui non si parla, non si mangia, eccetera, e poi quando si beve, si mangia, fate anche esercizio a proprio averla sempre lì e a usare la forza per tenerla sempre lì, dopo un po' che diventa automatico e rimane sempre lì, vedrete che nel tempo la vostra forma della faccia continuerà a cambiare in modo sempre migliore, sempre più armonioso. Non forzatelo e dopo 21 giorni, sforzatevi almeno per 21 giorni a provare questa cosa e vedrete quando vi notate che siete in una situazione in cui non lo state mettendo nel posto corretto, rimettetelo nel posto corretto semplicemente, cercate di farci caso. Darà un po' fastidio, ma per 21 giorni fatelo e vedrete che dopo sarà quasi automatico. Ragazzi, più che concentrarvi sulla punta della lingua, concentratevi qua, sul centro della lingua. Dovete immaginarvi che la lingua in fondo, anche mentre deglutite, spinga proprio in centro alla testa, proprio in centro al vostro cranio. E inoltre ragazzi volevo anche dirvi, va bene, sì,
funziona, però non aspettatevi ovviamente grandissimi risultati, è una cosa che ci vuole tempo ed è una cosa che aiuta ad arrivare al proprio potenziale genetico massimo. Quindi se qualcuno è già nato senza mento o comunque con altri tipi di problemi, è difficile che arrivi ad avere il mento di Superman. Però diciamo che può aiutare a raggiungere il massimo potenziale che il tuo fisico permette. Ed ecco qua ragazzi, vi do anche qualche altro consiglio al volo per poi sviluppare anche questa cosa, questa bellezza della faccia, questa armonia, questa geometria un po' migliore. Ci sono altri vari consigli. Uno, ad esempio, è quello di diminuire la percentuale di massa grassa nel corpo. Ovviamente la maggior parte della ciccia, quando si mettono su dei chili, la prima parte dove si vede è la ciccia e il collo, quindi cercare di diminuire un po' la massa grassa mangiando in modo corretto. Bere tanta acqua perché anche la ritenzione idrica dà questo effetto paffuto. Avere la posizione corretta, io una cosa che ho notato nel mio wing anche, è che mi aiuta tanto ad avere anche questa parte fino in fondo della lingua, fino indietro, è quella di finire facendo proprio questo movimento qua, tucking the chin in, si dice in inglese. Quindi, così, e poi, quando mandi giù, essere dunque dritti. Quindi allenare la postura in ogni caso aiuta tanto. Indossare magliette di colore scuro, magliette nere comunque dà un effetto per questioni di luci, ombre, di chiaroscuro, un effetto un po' più geometrico. E poi ragazzi ci sono vari massaggi, vari esercizi che si possono fare, esercizi a corpo libero, quindi ad esempio vari baci e altre cose. Ci sono esercizi anche di stretching per il collo, aumentare la mobilità del collo, dei muscoli del collo e della faccia. Comunque la tua faccia contiene dei muscoli, quindi sono vari esercizi che si possono fare. Cercate anche su internet o su YouTube esercizi come di face yoga, oppure ci sono degli strumenti. Io ad esempio ne ho provati tanti, ultimamente sto usando questo qui che è quello Chisel, hanno fatto la versione 3.0 ed è pazzesca, che sono semplicemente delle cose che si mettono in bocca, una cosa del genere, fa vedere, mettete in bocca e dovete masticare una da una parte e una dall'altra, ce ne sono due, come se fosse una ciunga. Le chewing gum aiutano, è la stessa cosa, stesso principio, anche questo è più facile da utilizzare, è un po' più pratico. E semplicemente ci sono anche vari attrezzi, questo è quello che ho notato che mi funziona meglio. Nel tempo io lo uso 1-2 volte a settimana al massimo, normalmente una, più gli esercizi di stretching e postura in generale, e ho notato che quello in realtà, anche se voi dite di no, tante persone dicono di no, fidatevi che a me ha fatto la differenza. Chiedete alle persone che mi conoscono dal vivo e mi hanno visto prima e dopo un po' di tempo, fidatevi che la differenza si vede. In ogni caso non costano neanche tanto, metto il link in descrizione se volete provarlo, date un tentativo e vedete com'è. Comunque sono muscoli e comunque un po' si possono allenare, è anche questione poi di genetica. Ed ecco qua ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, questi erano i consigli che vi potevo dare per la giovane, i denti in generale. Iscrivetevi se non vi siete ancora iscritti, lasciatemi nei commenti che cosa ne pensate e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!